Buonasera a tutti, eccoci qua. Stasera siamo con Antonella Maritan, che è autrice di un libro che ci racconterà lei. Buonasera a tutti, ciao Giuseppe, grazie di avermi invitato a casa tua. Questa sera sono a casa tua, sono a Napoli, dai, virtualmente ci sono. È un piacere e volevo ringraziare una persona che abbiamo in comune, Donatella Tinari, che ci ha dato la possibilità di conoscerci e di incontrarci stasera, ma incontrarci anche telefonicamente nei giorni passati, eccetera. Esatto. Grazie Donatella. Grazie. Peraltro io ho avuto modo di conoscerti, insomma, in quello streaming fatto con Donatella, uno streaming molto interessante che ho condiviso tantissimo e devo dire la verità, è piaciuto tantissimo alle persone a cui l'ho condiviso. Viviamo in un momento particolare e secondo me anche il mondo dell'informazione alternativa ha bisogno di esplorare altre situazioni, dimensioni altre. Poi dopo ti dirò cosa ho detto di te e cosa ho detto di Moira su quel libro. Okay. Lascio a te presentare il libro e magari se mostri la copertina. Ok, questa è la copertina. Fai un po' più qua perché c'è il tuo nome. Ah, ok. Vabbè, comunque metterò la copertina. Ok, grazie. Sì. Questo è il libro. E questo libro, beh, prima di tutto, come dicevi anche tu, è piaciuto molto la chiacchierata che abbiamo fatto con Donatella, anche perché il tema della morte interessa a tutti noi, di conseguenza è un tema importante, un tema che è stato, diciamo, non è stato ben identificato, in quanto c'è sempre la paura della morte, quindi dobbiamo cercare di sfatare questa paura, perché anche questo è un qualcosa che permette a un sistema di tenerci segregati, chiusi, paurosi, anche questo. Quindi questo libro è nato, diciamo, per caso, io non l'ho assolutamente cercato, nel senso che per caso non succede mai niente, però è un libro che circa 1 anno e mezzo fa io ho deciso, avevo un gruppo di meditazione già da 15 anni e ho deciso che era arrivato il momento di chiudere perché non trovavo più il nutrimento necessario, quindi con grande dolore, con grande fatica ho chiuso tutto. Avevamo anche un'associazione, una onlus, abbiamo chiuso tutto e poi mi sono ritrovata a non sapere che cosa fare, quindi non che non sapessi cosa fare, ma comunque ero così in attesa di un qualcosa e quindi ero entrata nella modalità lamento, mi lamento cosa posso fare di nuovo, di bello, di entusiasmante, eccetera. Finché un giorno mio marito, un po' esasperato da questa situazione mia che continuava a lamentarmi, mi dice scrivi, no? Dico scrivo, cosa vuol dire scrivi? E vabbè, dopo un paio di giorni mi metto al computer e ho detto va bene, scrivo qualcosa. E inizio a scrivere e anche velocemente inizio a scrivere una storia. Quando arrivo a metà della storia la leggo e mi sono fatti i complimenti perché ho detto bella questa storia, interessante. Che riprendo a scrivere e dopo un po' scrivo queste parole. Vi sto raccontando la mia storia come se io fossi ancora in un corpo fisico, ma non ci sono più. Quindi sono rimasta abbastanza allibita da quello che avevo scritto. E quindi rileggo tutta la storia con un'altra ottica, con un'altra attenzione. E lì ho capito, dopo un po', ho capito che chi mi stava dettando questa storia era un essere che era già in un'altra dimensione, che era appena passato oltre, che era appena morto. E dopo lo stupore iniziale ho detto, va bene, se è vero questa cosa,
allora io mi metto a disposizione e chi vorrà raccontarsi potrà venire. E così è nato questo libro che racconta 22 storie di 22 anime che sono già in un'altra dimensione, che penso che abbiano vissuto in paesi diversi, in tutto il mondo, in epoche diverse. Solo in una storia dice che viveva in un paese dell'est, quindi però è talmente grande, quindi non si identificano, danno solo un nome come identificazione, perché non è importante sapere chi erano e dove hanno vissuto, ma la cosa importante è la loro storia, quello che loro non sono mai riusciti a raccontarsi in vita e raccontano adesso che sono al di là. Quindi questo è il succo, il riassunto di tutto questo libro. Io ricordo nell'intervista con Donatella che ti sei definita traduttrice o trascrittrice, non mi ricordo tra le due, insomma. Traduttrice, ok, ricordavo bene allora. Sì. Ed è stata la prima volta che sei entrata in questo meccanismo di traduzione poi? No, io lo faccio già da tanti anni, ma non con le persone che che hanno vissuto sulla Terra, quindi sono morte. Con questo non l'ho mai fatto. Io faccio delle traduzioni dell'energia delle persone. Quindi se tu venissi da me, io posso come leggere il tuo campo energetico, quindi vedere nell'intorno e di cosa necessita la tua anima adesso. Ecco, posso darti dei consigli, nient'altro, però a grandi linee questo è quello che faccio da tanti anni, sì. Io ultimamente sto conoscendo molte persone che hanno questa dote come la tua. Come te la spieghi questa cosa che stanno emergendo tutto in questo momento storico particolare? Ma allora, secondo me tanti ce l'avevano già, ma non si volevano mettere in mostra. Non volevano presentarsi, come anch'io non mi sono mai presentata, non ho mai fatto un video, non ero su Facebook o sui social, non ci sono, quindi sono sempre stata un po' nascosta. Adesso con questo libro invece ho deciso che la maggior parte delle persone deve togliersi la paura della morte, deve poter vivere senza questa paura. Quindi per questo sto cercando proprio di farlo conoscere, perché attraverso le storie di questo libro uno si può rivedere, trovare dei punti in comune, risolvere prima che sopraggiunga la morte. Questo. E poi anche perché secondo me tante persone stanno prendendo coscienza di se stessi e quindi i doni, i talenti che ognuno ha escono fuori. E questo è il momento giusto, ci sono delle energie evolutive che ci stanno aiutando e ci stanno guidando anche. È vero questa cosa. E io ho avuto modo di assistere, guardare, osservare la trasmissione, insomma, lo streaming che Donatella ha portato avanti con te e quella invece in cui era presente Moira, no? E si è trattato lo stesso argomento, quello della morte, ma in maniera diversa. Certo. Ho definito Moira rispetto al tema della morte un cuscinone morbido, no? Perché in effetti Donatella in quell'intervista è sembrata molto rilassata, coccolata da Moira. E invece poi ho usato un termine che a Donatella è piaciuto molto, no? A Napoli esiste un lavoro, non so se al nord ce l'avete, ci sta lo svuotacantine, no? Sì. Praticamente, infatti ho definito rudemente lo svuotacantine. Ma perché che fa lo svuotacantine? Entra in un posto, dice: senti, ma questo che facciamo lo dobbiamo togliere? No, ma questo sono legato, non me lo togliere. No? Esatto, via, mi piace.
mi piace molto questa Infatti definizione. va vicino a un altro oggetto, e questa poi è la dinamica che avviene spesso con mio figlio quando concordiamo di buttare dei giocattoli che non usa più, no? E dice, ma che vogliamo metterci d'accordo, riordiniamo la stanza, buttiamo i giocattoli che non, no, o togliamo i giocattoli che non... E lui dice sì, 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 poi quando arriviamo nel momento preciso è legato comunque a tutto e non... e mi è piaciuta molto perché quella chiacchierata, perché mi ha dato proprio questa dimensione qua. Noi a volte ci poniamo come pronti su delle cose e poi a fatti concreti non lo siamo mai, no? E di questa cosa ho discusso anche con con Donatella e si è visto pienamente, no? Poi nella chiacchierata con te questa cosa. Eh sì, perché noi abbiamo gli attaccamenti verso tutto, verso le persone, verso le cose, e questo ci frena Mm, comunque, perché non permette il cambiamento. mm, Come per me, quando dicevo che è stato un dolore uscire dal gruppo, è ovvio, ero attaccata. Quindi nel momento in cui dobbiamo perdere l'abitudine e permettere alla vita che ci aiuti a ricreare un qualcosa di nuovo. mm. Perché se restiamo attaccati alle cose vecchie, ma questo è sia un lavoro esteriore che anche un lavoro interiore, soprattutto. Sì, sì, ma è difficile quello esteriore, figuriamoci quello interiore poi, Esatto. perché penso che tutti abbiamo una cantina con cose che non usiamo più e non mettiamo mai mano per vedere di elaborare poi il, Ma il disordine, va, diciamo così. esatto, io e mio marito diciamo sempre che noi ogni 13 anni facciamo un trasloco. Eh, E quindi bisognerebbe fare dei traslochi ogni tanto per dare via tutto quello che non ci serve e ci rendiamo poi conto durante un trasloco che ci sono tante le cose che non ci servono. servono, Questa è una cosa esteriore. Interiore ce ne accorgiamo quando abbiamo un dolore, quando abbiamo una malattia. Allora lì cerchiamo bene di capire, perché la vita ce lo impone, che cosa è veramente importante per noi. Solo che poi magari ce ne accorgiamo che è troppo tardi, è questo il discorso. Però comunque ogni tanto bisognerebbe farla questa pulizia, svuota cantina. Ha detto Donatella, non glielo dirò, glielo devi dire tu. Però è molto bella, rende benissimo l'idea, assolutamente. Sì. E invece una cosa che penso, no? Che sulla stessa terra viviamo a più dimensioni, persone vive, va? Perché comunque in Mm. questo momento parliamo di persone vive, ma sulla terra secondo me poi l'ho sempre pensata questa cosa, anche prima di incontrare, no, la tua chiacchierata. Sulla terra esiste anche una dimensione che noi non riusciamo a percepire, a vedere e che forse poi percepiscono e vedono persone che hanno, no, un portale aperto dentro di sé, no? E ne parlavo qualche settimana fa con i miei amici, no? Che peraltro divago un po'. Noi a Napoli abbiamo, no, la questione del monacello, non so se l'hai mai sentito, No. che teoricamente sarebbe la figura del fantasma che gira Ah, nelle case, eccetera. Però poi, siccome entriamo al discorso che facevi tu, tutto deve essere giustificato in un certo modo, questa figura è stata spenta storicamente dicendo che il monacello era un ladro che si arrampicava nei cunicoli sotterranei di Napoli e andava a rubare nelle case. E secondo me c'è un legame proprio relativo anche alla religione, no? Che bisogna spegnere delle cose perché noi non dobbiamo stare a contatto con delle dimensioni e quindi poi dobbiamo trasformare tutto in pratico, in intoccabile, quindi il ladro che si infila nei cunicoli viene e ruba è più accettabile di una figura che in quel momento in una dimensione diversa sta entrando in contatto certo. con noi. Cosa ne pensi? Ma allora, noi viviamo in tante dimensioni, Mm. ce ne sono tante. È ovvio che noi stiamo su quella che è in risonanza con noi.
Di conseguenza, quando i fantasmi esistono, sono esseri che sono rimasti non hanno più un corpo fisico, sono ancora sulla terra, ogni tanto si possono intravedere o anche vedere, e ci sono quelli che sono buoni, che non gli interessa nulla, altri magari sono più arrabbiati, diciamo, non cattivi, sono arrabbiati perché magari hanno avuto una morte violenta o non si rendono neanche conto di essere morti, quindi rivivono sempre determinate situazioni. Ma l'esperienza, ti posso dire io, che io e mio marito riequilibriamo gli ambienti, quindi ci è capitato parecchie volte di avere un contatto con queste energie. E quando gli dai alla casa la vibrazione diversa, un diverso tipo di energia, ecco che questi spariscono, perché non sono più in risonanza con quel tipo di energia. Quindi le famose case o infestate, oppure che succedono cose strane, basta cambiargli la musica e allora non sono più in risonanza con quella musica lì. Oppure ci sono esseri che sono ancora qui per i loro vari motivi, ma che girano, si muovono, non hanno neanche nessun attaccamento. Ma non so, mi ricordo una volta mio marito, che è molto più terreno di me, e eravamo in questa casa e lui scende in cantina per fare delle misurazioni, e in cantina trova questa signora anziana, vestita fine 800, con questa bambina con le trecce, e gli hanno detto buongiorno e lui ha detto buongiorno. E poi sale e chiede chi erano quelle signore in cantina, ma non si era neanche accorto lui che non fossero umani, ecco, che non avessero un corpo. Quindi sì, ci sono tantissime energie, dimensioni. Vabbè, a me di questa storia colpisce il fatto come la società poi tende a razionalizzare tutto e quindi la cantina interiore diventa cantina esteriore, no? Poi, mentre mi raccontavi questa storia, mi è venuto in mente quante persone magari avranno avuto il vissuto di tuo marito e poi non lo raccontano perché non hanno il coraggio di dire Esatto. guarda, ho visto questo. La prima cosa è ti sei flashato, hai visto una cosa per un'altra, eccetera. Esatto, ma tutte fantasie, chissà Mm. cosa hai bevuto, Mm. sognato. Mm. Quindi, ma secondo me tutti noi li abbiamo, Mm. possiamo vedere in alcuni momenti particolari, ecco. Però ci sono. Se il vuoto non esiste, vuol dire che è pieno, pieno di altri tipi di energie. Potrebbero anche essere veramente in una dimensione totalmente diversa e noi non li percepiamo perché, ma sono comunque contemporaneamente a noi sulla Terra, capito? Io Sì, sì, sì. delle risposte non ce le abbiamo, possiamo soltanto fantasticare, ma in questo momento è utile fantasticare perché abbiamo bisogno di aprire la nostra mente e le nostre frontiere, i nostri orizzonti. Forse siamo cresciuti proprio un tipo di società che invece ha la tendenza ad opprimere, no? Il pensiero libero, il pensiero infantile in senso buono, il pensiero di un bambino, no? Eccetera. No, sì, poi i bambini sono stupendi, loro riescono a vedere le varie dimensioni. Finché sono piccoli, sì, assolutamente. Quindi dobbiamo tornare un pochino con quella purezza negli occhi che hanno i bimbi. Che poi è una cosa che ci ha insegnato anche la Bibbia questa, cioè di avere il cuore puro di un bambino per poter vedere poi le dimensioni di realtà. E in questi anni penso che comunque molti di noi abbiamo avuto un cuore, no? Che ha saputo fantasticare su ciò che stiamo vivendo e quel fantasticare è diventato poi anche realtà e sta diventando sempre di più realtà. Sì, assolutamente. Anche perché proprio adesso, se parliamo dimensione concreta, reale, dimensione della vita e della morte, anche se è sempre vita, ma tanto per farci capire. Comunque queste due dimensioni si stanno veramente avvicinando, quindi il contatto è molto più facile.
rispetto a secoli addietro. Prima c'erano i medium, no? Che erano loro che potevano interagire in questi due mondi. Oggi invece possiamo farlo bene o male tutti, avendo gli strumenti giusti possiamo farlo tutti e credendoci anche. La prima cosa da fare è l'apertura del nostro cuore e dire che tutto è possibile, invece di crogiolarci nel dolore, nella sofferenza, nel non lasciare andare, chiuderci in determinati schemi, invece aprirci e dire ok, che venga quello che venga, che mi lascio andare. E allora ci sono 1000 esperienze, ognuno di noi può fare. Senti Antonella, questo incontro tra noi e chi non c'è più, no? Che ruolo hanno i sogni? Che ruolo ha, scusa? Hanno i sogni? E anche i sogni, ci sono persone che sono molto portate durante i sogni a vivere in questa dimensione. Quindi io ad esempio no, durante i sogni non vedo quasi nessuno se non qualche parente stretto ogni tanto. Invece ci sono persone che creano questo contatto proprio attraverso il sogno, gli viene molto facile, quindi si può, assolutamente. E Antonella, invece, relativamente all'ottica del risveglio, come vedi questo nostro progredire dell'umanità, insomma, questo progredire umano? Io penso che ci siano anche qui due mondi. Quindi delle persone, degli esseri che vanno su una strada e hanno scelto e non gli interessa assolutamente nient'altro, quindi molto nella materia, nel superficiale, ma senza nessun giudizio, ognuno fa quello che la sua anima gli dice di fare. E invece c'è l'altra parte del mondo che sta cercando delle risposte almeno. Poi i mezzi possono essere tantissimi e ognuno deve trovare quello più consono a quello che è lui e quello che sta cercando. Ma sono veramente tante le possibilità che abbiamo per progredire verso un risveglio. E il risveglio è semplicemente capire che noi siamo fatti a immagine e somiglianza di Dio e che quindi abbiamo tantissime possibilità, tantissime potenzialità che non stiamo assolutamente sfruttando, quindi è come se non avessimo mani e gambe e continuiamo a muoverci così. E invece nel momento in cui ci rendiamo conto che abbiamo delle mani che possono fare tantissime cose, delle gambe, che possiamo muoverci ovunque, allora non possiamo più essere messi sotto, ma noi siamo i padroni di noi stessi e basta. Quindi la ricerca della verità, la ricerca della libertà, queste sono le due cose essenziali. E poi si dovrebbe iniziare subito dalle domande, quelle semplici, basi, ma chi sono io? Qual è il mio scopo sulla Terra? Cosa sono qui a fare? Perché sono qua? E da qui si aprono un mondo di risveglio sicuramente. E invece, cosa pensi della reincarnazione? Allora, io fino a quando non sono venuta a contatto col termine reincarnazione, quindi avevo più o meno 25-30 anni, non riuscivo a darmi una spiegazione del perché uno nasce in un modo classico, uno nasce in un altro, uno questo grande, piccolo, eccetera. E quando ho capito un qualcosa sulla reincarnazione, ho detto, ecco, questa è la risposta. Quindi per un po' di anni mi è andata bene questa cosa. Mi faceva stare bene, mi faceva stare tranquilla.
E dopodiché le cose invece vanno avanti, quindi anche la conoscenza. E se al di fuori del nostro mondo terreno, quindi della Terra, non esiste il tempo, vuol dire che tutto sta succedendo adesso. Quindi quella che io penso sia stata una mia vita passata, sta succedendo adesso su livelli diversi, dimensioni diverse. La mia vita futura è adesso. Ma la cosa bella, secondo me, è che quando veniamo a contatto con questa consapevolezza, allora però possiamo anche essere collegati all'Antonella del passato e all'Antonella del futuro. Quindi far sì che l'Antonella del passato mi aiuti a non rifare gli stessi errori e quella del futuro mi aiuti ad avere in mano più possibilità. E quindi è un discorso un po' difficile, ma spero di averlo spiegato bene. No, no, è chiarissimo e mi faceva venire in mente una cosa, allora che la collego a quella che hai detto prima, il non vedere il Giuseppe del passato o il Giuseppe del futuro potrebbe essere legato poi a un mio attaccamento al materiale che non mi fa fare questo passaggio. Ho compreso bene? Sì, 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 sì. Mm. Certo. E invece una domanda che volevo farti importante è come mai le persone che stanno lasciando questa dimensione di vita poi 2, 3, 4 giorni prima iniziano ad entrare in contatto con i loro parenti, con i loro... E perché stanno perdendo il contatto con la materia e quindi si lasciano completamente andare. E ad esempio ci sono tante persone che magari il giorno prima di morire guariscono completamente. Un nonno di mio marito era cieco da 60 anni che era cieco e il giorno prima di morire ha visto, cioè per lui era un miracolo e poi è morto. Quindi è come se tutti i nostri corpi si mettessero un po' in equilibrio per poi essere pronti alla morte. D'altronde noi ci prepariamo a morire così come a nascere 9 mesi prima. Se solo riuscissimo ad ascoltarci veramente, sapremmo quando inizia i nostri 9 mesi prima della morte. Così come la nascita, perché la morte non è nient'altro che la nascita in un'altra dimensione. E la nascita qua sulla Terra è la morte dall'altra dimensione. Quindi la morte esiste sempre per chi rimane, mai per chi va. E quindi tornando al materiale, no, a cui siamo aggrappati, c'è il termine svuota cantina, è proprio Esatto, esatto. perfetto. Che poi veramente a volte siamo attaccati a robaccia vecchie che non Che non ha senso sono proprio. legato alla mia bicicletta vecchia per dirti, no? E perché ci restiamo così con la bicicletta vecchia di quando ero giovane, che bello, andavo di qui e di là, ma noi oggi siamo altro, pur avendo dentro di noi quel Giuseppe di 20 anni, certo, però siamo altro. E questo, Senti, e l'attaccamento. questa, ricollegandomi all'ultima domanda fatta, questo iniziare ad avere contatti con l'altra dimensione, no? A quanti mesi può avvenire, per esempio? In che Tipo, per senso? esempio, una persona può anche 6 mesi prima iniziare ad avere contatti con i propri parenti che non ci sono più. Sì, sì. Dipende, Mm. dipende dalla persona e non so, dalla malattia che ha Mm. anche, Mm. di che cosa sta morendo. Di solito succede 2 o 3 giorni prima, una settimana, che riescono che iniziano a vedere. Le persone magari malate di Alzheimer hanno più contatti, perché i malati di Alzheimer è come se avessero sempre un piede qua e un piede di là. E sono in queste 2 dimensioni. Sì. Sì. Senti, torniamo al materiale. Ok, torniamo al libro.
materiale relativamente, insomma, perché poi è un libro profondo. Che sensazione ti ha dato leggere, cioè ascoltare la voce di Donatella dietro la prefazione del tuo libro? Beh, fantastica, Eh. perché comunque Donatella io l'ho conosciuta attraverso la sua voce, quindi mi ricordo che ascoltavo questi video e dicevo, però, cioè, è proprio bella, incisiva, limpida, chiara. E adesso che ha letto, ha presentato il mio libro, mi sembrava un sogno. Comunque, Vabbè, io ho avuto la tua stessa fortuna, quindi esatto. anche per me. Quindi Quindi siamo due fortunati, dai, siamo sì, sì. fortunati. Senti Antonella, adesso mandiamo la copertina del tuo libro e poi ritorniamo in studio con l'ultima domanda. Ok. Ok? Hai mai riflettuto su ciò che rimane di una vita dopo che se n'è andata? Una prospettiva unica sulla vita, la morte, l'amore e la perdita è quella che ci offrono questi racconti. Da Lucilla, la cui malattia rivela riflessioni profonde sulla vita e il suo significato, ad Adele, la cui resilienza di fronte all'inevitabile è fonte di grande ispirazione. Da Silvestro, che ha compreso il potere della guarigione, a Leonardo, che con tanta fatica è riuscito ad aprirsi alla vita e alle altre persone. Queste testimonianze sono finestre sulle vite di coloro che hanno lasciato un segno indelebile, storie che ti invitano a guardare dentro te stesso, a comprendere il valore delle tue esperienze. Ricordati di me non è solo un libro, è un invito a riflettere sul significato della vita e sulle scelte che la definiscono. Un'opera che celebra la forza di spirito e la speranza, ideale per chi cerca ispirazione e comprensione profonda della natura umana. Eccoci di nuovo in studio e abbiamo con noi Antonella Maritan, a cui pongo l'ultima domanda prima di salutarci, la penultima in verità. Ok. Cosa, perché un lettore dovrebbe essere interessato a leggere il tuo libro? Cioè, cosa ci puoi dire in merito? Allora, prima di tutto perché il discorso, la parola morte interessa a tutti. Secondo perché attraverso le storie, quindi ripeto, ci sono 22 personaggi, esseri che si raccontano, in ogni storia possiamo trovare un pezzetto di noi stessi e delle problematiche che abbiamo avuto, e quindi rivederci nelle loro storie e leggere i suggerimenti che ci possono dare, perché lo scopo loro di raccontarsi è proprio quello di evitarci di fare i loro stessi errori. Perché quando si è di là si ha una visione molto più ampia della vera realtà e noi siamo quello che siamo, quindi io sicuramente mi ricorderò un domani, quando sarò morta, di questa serata, di questa intervista, di tutto. Quindi la nostra mente funziona. Io mi ricordo, però loro si ricordano tutto, vedono tutto in un modo molto più ampio, anche tutti i collegamenti che ci sono stati, però non possono risolvere, ormai quello che è fatto è fatto. Quindi noi invece, che siamo ancora nella materia, ma abbiamo la possibilità di risolvere, di perdonare, di perdonarci, di lasciare andare, di vedere, cercare almeno una nostra verità, di avere coraggio, di avere forza, soprattutto in questo periodo. E loro si sono presentati adesso in questo periodo proprio per il periodo che stiamo vivendo, per aiutarci in questo, perché noi abbiamo una grande responsabilità. Nel momento in cui conosciamo determinate cose, dobbiamo metterle in pratica e dobbiamo, proprio perché abbiamo questa responsabilità, e dobbiamo anche cercare di far partecipi gli altri. Poi ognuno farà quello che vuole, però
dobbiamo le nostre verità dirle. Non possiamo lasciare tutto così nascosto ancora una volta. E una domanda che mentre parlavi mi ha incuriosito. Come stai vivendo questo ultimo periodo in cui dopo lo spartiacque sociale, no? In cui veramente c'è stata una manovra per dividerci tutti, no? Io mi sta capitando di rifrequentare persone con cui insomma avevo posto delle distanze o mi erano state poste delle distanze e sto vivendo dei buoni momenti, no? L'ho collegato anche a quello che stavi dicendo tu, che è un momento particolare in cui certe energie ci stanno portando a compiere determinate azioni. E no, mi faceva piacere sapere, insomma, come la stai vivendo tu questa cosa, con chi c'è ancora, no? Con chi non c'è più. Esatto. Ma allora, tante amicizie se ne sono andate, tante nuove si sono presentate e adesso funziona, è come se funzionasse proprio tutto per risonanza, molto di più che di prima, per risonanza. Quindi non lo so, anche l'incontro con Donatella, perché ci siamo trovati subito attraverso 2 parole che io le ho scritto. E anche con te, quindi è come se stessimo creando dei nuovi collegamenti, una nuova famiglia. E questo è molto bello perché noi dobbiamo vivere in comunità, tra virgolette, non la comunità classica, ma dobbiamo sapere che c'è, che abbiamo intorno delle persone, che risuonano come siamo noi. Poi ognuno fa la sua strada, ognuno cerca quello che la sua anima gli chiede di cercare, però parliamo lo stesso linguaggio. Ecco. Mentre con tante persone, ma proprio non è come se io parlassi giapponese e un altro tedesco, non so. E quindi è così. Però, sai, io qualche anno fa vedevo comunque un continuo riderci attorno, no? Ridacchiarci contro, eccetera. Invece adesso è come se questo ridacchiare fosse finito, cioè non posso superare il mio limite e quindi avvicinarmi a te perché poi non posso riconoscere tutto un percorso che è avvenuto in questi anni che io non ho voluto vedere, non ho voluto riconoscere, non ho voluto accettare. E già secondo me il fatto che non c'è più questo ridacchiare, secondo me già è molto significativo. A me personalmente mi aiuta poi a ritollerare nuovamente queste relazioni, perché quello che mi ha dato fastidio assai è stato proprio quello di essere deriso, perché poi no, anche nel bullismo a volte, no, la cosa pesante e anche i media usano molto il deridere per istigare insomma vergogna, perché poi attraverso la vergogna si spostano le masse, no? Eh sì, si sposta l'attenzione anche. Ma sicuramente questo, però è come se... Allora, io sono arrivata anche a un'età, forse se avessi avuto un'altra età, quindi un'altra esperienza, mi avrebbe fatto più male. Adesso no, e da una parte posso dire che non mi interessa neanche più di tanto, nel senso che mi piace trovare nuove persone, nuovi stimoli, nuove cose, ecco. Non restare aggrappati a chi non mi ha voluto, non mi ha voluto parlare, pazienza, ognuno fa la sua strada, ecco. Sì, però a me è capitato che non sono stato voluto, però poi è capitato pure che mi hanno ricercato nuovamente dopo, capito? Io parlo di queste persone qua. Okay. Perché poi è come se poi a certi livelli vedessero una nuova luce in te, no? Perché noi abbiamo acquisito un percorso diverso e una maggiore serenità e quindi mi colpiva questa cosa qua, capito? Sì, poi ci sono anche queste cose e queste fanno bene, si sta bene poi. Io in questo momento sto vedendo, l'ho definita l'era del dono, perché vedo veramente un sacco di persone che si stanno incontrando, un sacco di anime che si stanno incontrando e che in maniera gratuita poi scambiano emozioni, scambiano doni, scambiano veramente. Questa esperienza mi è capitata con te, con Donatella, ma con tante altre 20-30 persone, quindi
è un momento fantastico, insomma. Sì, sotto questo aspetto assolutamente. Mm. Sì, molto bello, molto bello. E quindi se volete leggere delle storie, ma le storie vanno lette con il cuore, quindi con apertura di cuore, allora si comprende il vero significato. Se vengono lette così, come si legge un romanzo, non serve. Mentre bisogna approcciarsi a questo libro con proprio un'apertura. E allora diventa magia. Vabbè, siamo arrivati a 40 minuti quasi, è stata una chiacchierata bellissima, veramente avevo tante domande da farti, non mi capita tantissimo, però l'argomento che tratti nel libro, che tratti poi nel tuo vivere, mi ha portato a tante curiosità. E come vogliamo salutare chi ci ha ascoltato stasera? Comprate il libro? No, scherzo. Niente, vorrei solo dire che la morte non esiste. Esiste il proseguo della vita e con esperienze diverse. Quindi alleggeriamoci anche da questo peso, perché la paura della morte è una paura atavica che abbiamo dentro. E quindi spero che queste mie parole vi abbiano proprio alleggerito, fatto fare un respiro e dire ok, allora prendo in considerazione questa cosa e cercherò di guardarla in faccia e non avere più paura. E chi ha subito invece, per chi ha subito comunque magari delle persone vicino, quindi ha subito questo dolore della morte, vorrei solo dirle che è possibile il contatto in maniera diversa, quindi ognuno deve cercare il suo, ma il contatto è possibile. Bellissime parole. Senti, veramente mi piacerebbe, a parte averti nuovamente su questo canale, so che comunque ne stai scrivendo un altro di libri, eccetera. Dovrebbe arrivare a giorni, quindi. Mi piacerebbe comunque veramente ascoltare una tua chiacchierata su un altro canale, perché comunque sono cose interessanti. Noi, tra virgolette, abbiamo potuto sfiorarlo il tema, anche se poi Sì. le domande ci sono state, perché abbiamo parlato del tuo libro, ma in generale poi trattare direttamente il tema della morte per tanto tempo come hai fatto con Donatella, sarebbe bello rivederlo su altri canali. Speriamo che ci sia questa apertura, insomma, a certi temi, perché ormai qua, secondo me, la svolta che dobbiamo dare è sulla cultura, sull'apertura a certi temi, alla profondità. Invece vediamo soltanto un trita e ritrita di politica, di sciocchezze sulla politica, sulle cose che molte persone stanno dicendo guarda, hanno stancato, non piace più. Esatto. Peraltro, vabbè, poi siamo sempre sulla paura, perché certo. noi sfuggiamo alla morte, ma abbiamo un TG che ci sbatte sempre poi immagini di morte, ma una morte diversa, non è una morte serena, ma una morte, nel senso, mi ricorda il film Ricordati che devi morire di Troisi e Benigni, praticamente, no? Allora da un lato ci mostrano un piano materiale su cui la morte non va vista, non va analizzata, e dall'altra poi ce la mostrano inconsciamente in queste immagini che ci filtrano dalla TV. Però la gente anche su questo sta aprendo gli occhi e sta iniziando a capire questo meccanismo. Esatto. Quindi secondo me dovremmo passare poi relativamente alle osservazioni sulla morte o l'analisi sulla morte da un meccanismo di atrocità a un meccanismo, come dicevi tu, di serenità. E naturalezza, perché questo è. Quindi se lo viviamo meglio, stiamo meglio sicuramente. Senti, allora ti aspetto per il prossimo libro. Questo spazio web veramente l'ho creato perché, come te, ho avuto difficoltà a promuovere i miei libri, eccetera, nessuno mi chiamava e quindi nessuno mi chiamava. Ho detto, vabbè, visto che non ce lo creo io, a piccoli passi sta crescendo e grazie poi alle condivisioni sta avendo anche un poco di visibilità.
Ho visto che ne hai fatti tanti, quindi complimenti per il tuo lavoro, bravissimo. Grazie. Assolutamente. Quindi ti aspetto e poi ci salutiamo in retroscena tra un poco, ok? Ok, grazie Grazie mille. Antonella. E comprate il libro. Se non comprate il libro, vi consiglio Antonella come svuota cantine. Ecco, ok, vengo a casa vostra. E poi Ciao Antonella. grazie, Ciao a ciao, tutti. ciao.